Bentornati sul canale, nuova avventura misto boschi e prato. Oggi una giornata strepitosa, guardate che roba, vedo delle farfalle che girano, siamo a metà febbraio, vedo fiori sbocciare e oggi proveremo con il nostro Simplex, proveremo un po' non solo a cercare roba buona, insomma, proviamo anche a scavare magari cose non proprio profonde che possono dare segnale ferraglia per vedere se troviamo qualche manufatto particolare. E dunque vamos, andiamo con l'avventura. Cominciamo subito a bomba oggi, subito a bomba. Allora, eccola qua, eccola qua. Vittorio Emanuele, 5 centesimi del regno 1860 qualcosa, sempre loro. Ultimamente si trovano solo questi, ma vediamo di migliorare, dai. Primo target di giornata, subito, e vamos. Può starci come target curioso questo. Sembra un bottone di un jeans, ma ovviamente molto vecchio. Bello. Intanto da lì arriva un grugnito sospetto di cinghiali, speriamo bene, va, speriamo bene. Al limite mi nasconderò dentro quei ruderi se riesco. Allora ho fatto proprio bene a portarmi la mazzetta qua, il terreno era durissimo, avrei impiegato una vita, e ho trovato un bellissimo Vittorio Emanuele Ape. Eccola qua, classica, mi sembra buona. Ottimo, ottimo, grazie alla mazzetta. Trovando poco o niente ho deciso di scavare qualche di basso. Guardate che meraviglia, questo è un ferro di cavallo, ma cavallo da lavoro. Forse un altro animale, può essere anche un bue, pesantissimo ma meraviglioso. Questo pesa 1 chilo. Sto pensando se si può, è arrugginito, però sto pensando se si possa verniciare, ma bellissimo, fantastico. Guardate che pezzo di storia qua. Ecco qua, danger, questo è un proiettile inesploso. Allora, si è spezzato qua e non è stato battuto, dunque questo è un proiettile inesploso, dunque prestare molta attenzione. Adesso lo mettiamo in un luogo sicuro e anzi lo lasciamo qua, esattamente qua. E va che spettacolo! Questo qui è il camioncino dei pompieri, ma roba vecchissima. Guardate che bello, che spettacolo. E eccola qua, questa è una novità assoluta. Cosa sono? Grazie alla lente sono 2 centesimi svizzeri, o 1851 o 1951. Non riesco a, c'è il 9 o l'8 un po' rovinatini, li guarderemo a casa, non riesco a capire questi 2 centesimi di che epoca siano. Più probabile, non lo so, non mi voglio esprimere, però novità assoluta. 2 centesimi svizzeri, ma che belli. Un altro ritrovamento particolare. Allora, abbiamo un tappo con Serafino Belfanti, che doveva essere un medicinale, mi sembra un tappo proprio. Serafino Belfanti era un medico nato nel 1860, poi tra l'altro sul Lago Maggiore gli sono intitolati anche, mi pare, una scuola o degli istituti medici, qualcosa del genere. Dunque è un ritrovamento
di storia, questa è storia. Eh sì, deve essere un suo medicinale, qualcosa del genere. Serafino Belfanti, istituto sierologico, qualcosa del genere. Fortissimo, fortissimo. Per far capire com'era dura la vita nei campi nel passato, molto più di adesso sicuramente, Borocillina. Dunque abbiamo già trovato prima un qualcosa che aveva a che fare di medico, e adesso questa. Ne troviamo tantissime per lo stomaco, per ogni tipo di problema se li portavano dietro. Io non ci credo, non ci credo, questo è un miracolo. Trattandosi di probabile votiva, posso dire miracolo. E finalmente, queste per me sono le più ambite, molto più delle monete, che mi piace tantissimo collezionarle, però purtroppo finora ne ho trovate davvero poche. Vediamo un po'. Credo che sia un bella votiva d'alluminio, dal peso è proprio alluminio, leggerissimo. Il picagnolo c'è, perfetto, guardatelo qua, perfetto, e non ci resta che andarlo a riconoscere. Ci vuole la lente, ok, usato la lente, si legge Santuario della Madonna, dunque non ci sono dubbi, è una votiva, non ci sono dubbi che sia alluminio perché è di una leggerezza imbarazzante, non si riesce neanche a tenere in mano, vola via. Peccato solo per questo rigonfiamento qua, ma potrebbe anche essere sporco, non lo so. Ma non voglio fare danni, non voglio pulirla ulteriormente qua, voglio farla con calma a casa, perché sì, poi qui c'è un po' di sfresature, ma il picagnolo c'è, comunque intera, sono contentissimo, bellissima, bellissima. Oh, una votiva. Ero molto preoccupato perché da un po' non mi capitava il cucchiaio. Eccolo qua, bellissimo. E con questo sono già una decina. Se erano interi ci faceva un bel servizio. Si continua con i manufatti di epoche lontane. Questo è un accendino, un mezzo accendino tipo Zippo, non so se è uno Zippo originale o un'altra marca, vicino a questi ruderi, che è meglio starli lontano perché li vedo molto pericolanti. Comunque vabbè, nei pressi c'era questo manufatto di epoche lontane. E qui si conclude questa bellissima avventura. Abbiamo trovato cose interessanti, vi invito a iscrivervi al canale per i prossimi video e prossimi ritrovamenti. Io vi ringrazio, il tramonto bellissimo e alla prossima!